Buongiorno a tutti, il Natale è alle porte e oggi io vi spiego finalmente la ricetta del mio panettone che mi avete chiesto veramente in tanti e la state aspettando. Oggi vi propongo un panettone mandorlato che potete fare sia con madre solida che con madre liquida. Adesso io utilizzerò la madre liquida perché voglio farvi vedere anche alcune accortezze che dovete naturalmente tenere per quanto riguarda le temperature e altre cose se utilizzate la madre liquida. Naturalmente se volete usare la madre solida va benissimo, fate la conversione, poi nella descrizione vi metto proprio il quantitativo esatto da utilizzare e l'acqua da aggiungere naturalmente. Non perdete il video perché veramente è fantastico questo panettone. Sigla! Allora, una cosa importantissima che vi devo dire prima di farvi vedere proprio tutti gli ingredienti è la temperatura. Mi raccomando, durante l'impasto non deve mai superare i 26 gradi, misurate ogni tanto, aspettate se state superando la temperatura. E durante la lievitazione per la madre solida è una cosa e per la madre liquida è un'altra. Perché? Perché la madre solida è molto acetica e non ha problemi se la mettiamo anche a 28 gradi quando magari abbiamo il panettone nel pirottino e vogliamo magari velocizzare la cosa, oppure comunque alziamo le temperature un pochino. Mentre invece la madre liquida non può mai superare i 26 gradi. Se la portate a 27-28 gradi veramente potete anche buttare tutto, perché tanto vi uscirà un panettone che non è bello, è brutto, è schifoso e non è buono. Ve lo dico già subito perché il licoli tende ad andare in lattica, per cui la flora batterica all'interno è più lattica che acetica e non può assolutamente più affrontare un panettone. Mentre invece se state attenti a queste cose potete avere un buonissimo prodotto anche con i licoli. Tra l'altro secondo me è proprio squisito il panettone con i licoli, è molto molto dolce e molto delicato. Adesso vediamo tutti gli ingredienti e il procedimento. Allora, gli ingredienti per l'autolisi attiva sono farina, 315 grammi di farina almeno per panettoni, oppure una tipo 1 molto forte adatta, diciamo, ai panettoni, acqua 100 grammi, 55 grammi di zucchero, 95 grammi di lievito madre liquido. Adesso dobbiamo mischiare molto bene l'acqua con lo zucchero, molto molto bene, e andiamo a fare la nostra autolisi. Abbiamo buttato tutta la farina, il lievito e adesso mettiamo l'acqua mischiata con lo zucchero. Allora facciamo andare il tutto sulla velocità 1 finché non riusciamo a mischiare bene gli ingredienti. Naturalmente se si impasta anche un po' di più stavolta l'autolisi va bene, perché comunque è un'autolisi attiva e ha già dentro il lievito. Adesso la lasciamo riposare per 20 minuti coperta, spegnendo naturalmente la macchina. Impasto con tuorlo 60 grammi, burro 75 grammi di burro freddo da frigorifero, mi raccomando. Lo fate già a cubetti, lo rimettete nel frigorifero finché non lo dovete utilizzare. Allora adesso dobbiamo aggiungere pian piano la nostra autolisi. Aggiungiamo a filo tutto il tuorlo, naturalmente un po' alla volta. Allora, diciamo che quello che ha un pochino più di particolare la mia ricetta rispetto alle solite, diciamo, è far fermentare tutta quanta la farina sul primo impasto, mentre di solito si aggiunge un po' di farina anche facendo il secondo impasto, mentre io l'ho inserita praticamente tutta e il secondo impasto lo chiuderemo senza aggiungere alcuna farina. Perché questo? Perché fa fermentare di più l'impasto, specialmente utilizzando i licori fa molto la differenza. Adesso stiamo andando a provare la temperatura al nostro impasto, vediamo se è quasi a 26, ci fermiamo un attimino e poi ricominciamo, altrimenti potete procedere con l'inserimento del resto del burro, diciamo. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo della farina, scusate, volevo dirvi una piccola cosa. Potete utilizzare naturalmente tutte le farine che sono adatte
ai lievitati. Naturalmente c'è sempre scritto sull'etichetta se è adatta ai lievitati oppure comunque nella descrizione della scheda tecnica. E solitamente sono delle 0, delle 00 molto forti, ma sono anche delle tipo 1, perché ultimamente ci sono anche delle tipo 1 molto adatte anche ai grandi lievitati. Io infatti ho provato ad esempio Petra 1, vi lascio in descrizione, per i grandi lievitati veramente molto molto buona. Petra 1, Petra 0101 HP, veramente sono ottime anche queste. Secondo me addirittura fanno fermentare anche di più l'impasto, essendo comunque delle tipo 1, contengono della fibra e quindi va molto bene questa cosa. Senza nulla togliere a tutte le altre farine adatte e progettate apposta naturalmente per fare i panettoni. Magari ci sono delle farine che sono nate apposta proprio per fare i panettoni e ovviamente vanno benissimo. Vedete? Adesso abbiamo proprio chiuso l'impasto, deve avere questa consistenza. Adesso il volume deve raddoppiare, deve arrivare al massimo a 2 volte e mezza e almeno a 2 volte il suo volume. Lasciatelo o a temperatura ambiente oppure se utilizzate la cella alzate al massimo 2-3 gradi. Secondo impasto con 60 g di zucchero, 5 g di malto, vi metto il link in descrizione perché è fantastico, tuorlo 45 g, 10 g di acqua fredda, 3 g di sale e 75 g di burro, poi la buccia di un limone, la buccia di un'arancia grattugiate, 13 g di miele e una bacca di vaniglia. Ora apriamo i semi della bacca di vaniglia, li mettiamo assieme alla scorza, mescoliamo il tutto con il miele e abbiamo fatto il nostro aroma. Adesso ho inserito il mio primo impasto all'interno e aggiungo pian piano le uova e lo zucchero, alterno questi due ingredienti. Quando si è assorbito un pochino l'uovo e lo zucchero, vado con altro uovo e zucchero naturalmente fino a finire questi due ingredienti. Il malto naturalmente, vado avanti con uova e zucchero. Portate pure la velocità sul terzo, quarto livello, va benissimo naturalmente. Quando abbiamo finito di assorbire tutti i tuorli, possiamo cominciare a inserire anche il nostro aroma che abbiamo creato con miele, buccia d'arancia, buccia di limone e vaniglia. Questa è proprio la nostra emulsione di aromi. Ora andiamo a inserire proprio un goccio di acqua che ci è rimasto, 10 grammi di acqua molto fredda, mi raccomando, così cerchiamo di abbassare comunque la temperatura, e andiamo a inserire subito dopo il sale, quindi acqua e immediatamente il sale, così riesce a sciogliersi bene. Aumentate un pochino naturalmente la velocità sul 5 magari quando inserite il sale, così si mescola subito velocemente. E poi a questo punto non mi resta che aggiungere il burro, fatto naturalmente a dadini, come vi ho già detto, come per il primo impasto, a dadini freddo di frigorifero, se avete naturalmente una spirale o una planetaria. Fate sempre attenzione alle temperature, tenete comunque monitorato, specialmente in questa fase quando andate poi ad aggiungere il burro, è molto facile che si scaldi a questo punto, per cui magari a metà misurate la temperatura e poi vedete se fermarvi un attimo oppure andare avanti con l'inserimento. Mi raccomando, un po' alla volta il burro freddo. Misuriamo la temperatura. A questo punto è 23 gradi comunque, perché ho usato il burro molto molto freddo, per cui adesso ancora 23 gradi, si sta sciogliendo pian piano.
Ora dobbiamo inserire 200 g di sospensione. Io ho inserito 140 di canditi e 60 g di uvetta. Io ho utilizzato cedro e arancia come canditi, potete utilizzare quelli che volete, li inserite con la velocità 1 in planetaria per un paio di minuti al massimo. Guardate, questa è la consistenza giusta. Adesso mi raccomando, fate riposare per 2 ore il composto anche a temperatura ambiente, va benissimo. Allora, per la glassa 45 g di zucchero a velo, 25 g di amido di mais, 25 g di albume d'uovo e 25 g di farina di mandorle naturalmente. Adesso la facciamo. Mixiamo prima le polveri e poi aggiungiamo anche il nostro albume naturalmente, facciamo girare un paio di minuti. Ora lo lasciate riposare in frigorifero per almeno 6 ore. Ora, dopo le 2 ore di puntata che abbiamo fatto, andiamo a prendere il nostro impasto nella nostra spatola, che vi lascio anche come link perché è questa, molto utile per pirlare il panettone naturalmente. E adesso andiamo a fare queste pieghe di rinforzo, ecco. Facciamo la spezzatura naturalmente, se fate più di un panettone li stagliate e poi andate a fare un paio di pieghe di rinforzo molto semplici, così non esagerate troppo altrimenti poi si rompe la maglia glutinica. Lasciamo riposare per 40 minuti prima di fare la pirlatura. Adesso io vado ad utilizzare uno stampo alto da chilo, naturalmente vi lascio il link se volete prendere questi rigidi che sono i migliori naturalmente. Vado a fare la pirlatura del panetto in questa maniera, tengo con una mano e con la spatola passo sotto facendo praticamente girare soltanto nella parte sotto del panetto l'impasto. E vado a metterla qua e praticamente dobbiamo aspettare i 4 cm dal bordo se è lo stampo alto, mentre i 2 per lo stampo basso. Se avete lo stampo basso volete utilizzare quello. Allora io le metto un paio di ore a 22 gradi, come vedete, dai 21 ai 22 gradi nella cella per non esagerare. Panettone pronto per essere infornato e andiamo a mettere la nostra glassa che abbiamo mantenuto in frigorifero all'interno del sac à poche, l'abbiamo messa e adesso la mettiamo sopra il panettone con zuccherini, mandorle e poi una spolverata di zucchero a velo. Andiamo a metterla con il sac à poche, come abbiamo detto, facciamo ruotare proprio tutto, cerchiamo di fare tutta la cupola specialmente al centro, anche perché poi tenderà, magari è abbastanza dura ma tende comunque a scivolare. Mettiamo gli zuccherini, le mandorle e una spolverata di zucchero a velo. Infornare a 170 gradi con forno statico. Dopo almeno 40 minuti inserite la sonda del vostro termometro, sonda che dovete assolutamente avere all'interno proprio del cuore, cercate di azzeccare proprio il cuore del panettone. Vi consiglio questo modello di termometro perché potete impostare la sveglietta sui 94 gradi ad esempio, così suonerà quando il cuore è 94, adesso in questo momento è 57. Ed è anche doppia sonda naturalmente per la cottura magari di 2 panettoni 750 grammi, lascio il link in descrizione. Un'altra cosa indispensabile per forare e capovolgere i panettoni è lo spillone da panettone. Questo è lungo 60 cm, vi consente con una manovra molto semplice di spillarli e capovolgerli, vi lascio il link. Il nostro panettone è pronto per essere spillato, l'ho appena fatto uscire dal forno. Adesso con il nostro spillone, come vedete, con una sola mossa lo spilliamo, lasciate magari quel centimetro dal bordo inferiore e lo capovolgete, lo lasciate qui una decina di ore, magari tutta notte sarebbe l'ideale proprio. Ed ecco qua il nostro fantastico panettone, che però non potete assolutamente assaggiare adesso perché dovete aspettare almeno 48 ore dalla cottura, perché i sapori naturalmente in 48 ore si devono unire. Quindi noi andiamo a prendere l'alcol etilico e lo spruzziamo all'interno del sacchetto dove metteremo il nostro panettone per almeno 48 ore e poi lo chiudiamo naturalmente. L'alcol vi servirà per evitare le muffe, soprattutto se li tenete alcuni giorni, diciamo, e non li mangiate subito, è proprio indispensabile l'alcol.
Ora però io dopo 48 ore vado a fare il taglio perché voglio proprio gustarlo e voglio proprio vedere com'è dentro. Sono proprio curiosa di vedere com'è questo interno. Vediamo un po'. Wow, io direi bellissimo, veramente. Sono proprio contenta, guardate che avvelatura. Certo che i canditi artigianali fanno la differenza, ve lo dico. E anche la farina giusta. Diciamo che tante piccole cose fanno la differenza nel panetto, negli strumenti giusti e gli ingredienti giusti. Oltre al metodo e naturalmente alla madre in forma. Guardate com'è filante, c'è un profumo paradisiaco qua. Allora, spero che vi impegnate in questa ricetta, naturalmente fatemi sapere come va, se avete qualsiasi dubbio scrivete nei commenti e io vi lascio tutto scritto nella descrizione, anche la conversione per fare la ricetta con la madre solida, naturalmente l'acqua da aggiungere e la dose corretta del lievito. Naturalmente vi chiedo di iscrivervi al canale se seguite questi video e non volete perderne altri, mettete anche la campanella naturalmente, mettete un like se vi è piaciuto il video. Alla prossima!